Guardo in camera. Che giorno è oggi, Giulio? Oggi è martedì 18 giugno 2024. Guarda, e perché te lo sto chiedendo? Me lo stai chiedendo perché voi vedrete questo video circa fra un mese, diciamo dopo il 18 luglio. Esatto. Perché? Perché su questi diffusori che oggi proviamo, che sono le JBL Stage 2 260F, come Firenze, sì, cambiamo camera. c'è un embargo comunicativo, cioè questa cosa significa che la JBL ce le ha mandate con un accordo di riservatezza circa un mese prima della loro effettiva presentazione, con il patto che non si fanno video, non si fanno comunicazioni verso l'esterno, ma che comunque ci hanno dato il tempo di ascoltarle, verificarle, studiarcele, tutto quanto per poter realizzare poi una copertura video. Questo significa che la JBL, tra tanti che poteva scegliere, ha scelto anche noi, non solo noi evidentemente. Sì, no, a livello europeo credo che abbia scelto noi, e questo da una parte ci lusinga, dall'altra parte ci fa chiedere chi ve l'ha fatto fare, ma questa è una... No, allora più che noi, che siamo estremamente lusingati, probabilmente molti dei nostri numerosi detrattori diranno: ma come mai la JBL si è ridotta a rivolgersi a due snob incompetenti? Però evidentemente alla JBL gli siamo piaciuti, siamo stati simpatici. Benissimo, quindi 260F è il modello più piccolo da pavimento, due woofer, uno tagliato a 1,3 e uno tagliato a 1,7, il tweeter con tromba HDI, ma fra poco ne parleremo meglio, quindi seguiteci. A tra poco. Ciao. Caro Giulio, ma come mai, ti faccio una domanda, ma come mai che, così mi metto più indietro, scusa, ma come mai che facciamo sempre qualche errore tecnico e dobbiamo sempre rigirare? Perché lo dobbiamo dire ai nostri follower. Allora, cioè, passano gli anni e continuiamo a sbagliare. Allora, JBL 260F, 2,5 vie, due woofer da 13 cm, uno tagliato a 1,3 e uno tagliato a 1,7, classica impostazione delle casse da 2,5 vie, quindi vuol dire che la porzione tra 1,3 e 1,7 la fa un woofer solo, e poi c'è l'accordo verso il tweeter. Cosa ne pensi della forma di queste casse, caro Giulio? Dunque, la forma di queste casse io la trovo particolarmente azzeccata. Ora, è anche vero che questo tipo di forma farà storcere il naso al purista della JBL che dirà: ah, sono fatte in Cina. Boh, io non lo so dove sono fatte. Ah, non sembrano le L100 MK2. E grazie, sono passati 50 anni, vorrei pure vedere. Però sono sicuro che ci saranno commenti sferzanti da parte di quelli che i bei tempi andati. Però, detto questo, siccome la JBL non può basarsi soltanto su quelli che pensano ai bei tempi andati, ma devono pure loro mettere il piatto a tavola, hanno fatto un prodotto che è, io prima l'ho definito Ikea Style, non a caso, perché è un prodotto, secondo me, molto facilmente inseribile in un arredamento moderno. Quindi io mi immagino che il target a cui questi signori hanno pensato è il, 25, 35, 40enne con una casa arredata moderna che si vuole mettere dentro il suo appartamento dei diffusori che probabilmente potrebbero anche crescere, o forse sin da subito sono accompagnati da un sistema Dolby Atmos con tutte le sue belle caratterizzazioni. A questo proposito ti chiedo, io qua dietro vedo un tappo sui due diffusori qui in alto che state vedendo, dove c'è scritto Dolby Atmos Ready. Cambiamo camera. Cosa vuol dire Dolby Atmos Ready? Vuol dire che nella gamma di diffusori ci sono anche dei diffusori Atmos che sono a emissione verticale, che vanno appoggiati qui sopra, e vanno collegati dietro, e poi dentro alla cassa c'è un filo passante
che ti permette di collegare i fili Atmos sotto in modo da non avere il filo a ciondoloni. Il filo a ciondoloni. Brutto, e quindi certo. esatto. Perché il diffusore Atmos sostanzialmente, se non ricordo male, spara verso l'alto, utilizza il soffitto come elemento riflettente Esatto. e rimanda verso il Questo basso. serve per chi non ha la possibilità di mettere dei diffusori Atmos direttamente a soffitto, e tanti, e quindi ovviamente si usa questo tipo di artificio. Comunque sul sito Dolby lo trovate in descrizione. Chi è interessato può andare può andare un po' a vedersi tutte le configurazioni Atmos, che vuol dire 5.2.4, 7.3, insomma ce ne sono varie. No, ma non stavo scherzando, la cosa mi interessa veramente. No, ma è interessante, anche perché comunque un'evoluzione, adesso in tanti stanno incidendo anche in Atmos, e quindi questa non va vista solo come è solo per l'audio video. Attenzione, perché questa ti dà la possibilità di ascoltare per esempio The Dark Side of the Moon, ma come l'ultimo lavoro di Peter Gabriel, ma come i Beatles, in Atmos in un modo relativamente semplice, quindi semplicemente appoggiando delle casse, tra l'altro relativamente economiche, sopra il diffusore. Queste casse tra l'altro costano 1.200 euro la coppia di listino, quindi hanno un prezzo anche estremamente aggressivo. Perché? Perché la GBL ha voluto attaccare proprio quel segmento di mercato. Prima c'era la serie Stage, che però esteticamente era molto molto anonima. Adesso questa nuova Stage 2 è una linea che dal punto di vista estetico si sposa molto bene con tanti arredamenti, tanto che è disponibile in flangia bianca. E questo cos'è, un rovere, Giulio? Forse rovere, sì, forse rovere. Oppure molto nera. chiaro, sì. Oppure nera, cosa che per fortuna ce l'hanno mandata chiara, così una volta tanto si distingue rispetto al pavimento che qualcuno ci ha consigliato di sostituire. In effetti non sarebbe una cattiva idea, ma magari è un po' scomodo da farsi. Ti interrogo sulla tromba. Dunque, la tromba si chiama, c'è scritto sotto, High Definition Imaging, è un tipico tweeter a tromba di tradizione GBL, e questo non può che fare piacere. Però è interessante notare, e lo state vedendo nella ripresa di dettaglio, come questa tromba sia caratterizzata dalla presenza di alcuni lobi, quindi abbia un profilo leggermente differente rispetto alle trombe alle quali siamo abituati. Questo perché c'è stato uno studio volto ad ottimizzare le caratteristiche di dispersione della tromba, trombe che tipicamente tendono a essere piuttosto direzionali, mentre invece con questo artificio tecnico si è voluto avere una più ampia dispersione, un diagramma di dispersione polare più omogeneo fuori asse, in modo tale da semplificare anche in questo senso l'inserimento in ambiente. Inserimento in ambiente che invece io temo sia leggermente difficoltoso, ostacolato dalla presenza, e la state vedendo anche in questo momento, di un grosso condotto d'accordo doppio, quindi un duplice tubo di accordo, che esce sul pannello posteriore, il che implica che comunque ci deve essere una certa distanza con il muro posteriore, perché altrimenti c'è un eccessivo rafforzamento della gamma. E già queste ce ne hanno abbastanza, che non c'è bisogno di... Allora, mi pare che nei nostri ascolti abbiamo potuto constatare che, insomma, forse anche in certo senso da tradizione JBL, qui sicuramente non gli si può dire che manchi la gamma medio-bassa e bassa. Ultima particolarità, e poi andiamo allo sventramento, che sono già pronto. La base, molto carina, molto di forma, ha la possibilità di regolazione dell'altezza dalla parte superiore, quindi è molto più semplice fare la regolazione dei piedini senza bisogno di dover sollevare il diffusore, alzare e abbassare finché non si trova il posizionamento giusto. Quando tu dici queste cose io penso subito alle caie che ho su di sopra, dove bisogna non solo buttarsi per terra a pelle di leopardo per regolare i piedini, ma non sono 4, sono 6 per cassa. Bene. Quindi la regolazione è da diventare pazzi. Impazzisci. Qua invece è tutto molto semplificato. Andiamo a sventrare. Ciao, tra poco. Ciao. Vogliamo vedere prima i due altoparlanti? E vediamoli. Sì, però mi metto prima gli occhiali. Eccoli qua. Allora, gli altoparlanti, eccoli qui. J165P8, dove 8 sta sicuramente per 8 ohm.
Eccoli qua i due altoparlanti. Complesso magnetico molto generoso, cestello fatto nella solita maniera, quindi con una pressofusione di ferro, Di alluminio, di acciaio di proprio. acciaio, guarnizione, una ottima escursione, la ventilazione avviene correttamente da questo foro e poi attraverso dei fori che non so se piccoli, non so se riusciamo a inquadrarli sotto lo spider, che è questa parte arancione che sta qui sotto, Ruotalo un po' verso il basso. verso il basso. Sì, esatto, perfetto. Esattamente. Ok. Poi facciamo vedere il cono, la membrana. La membrana è caratterizzata da questa nuova struttura che la rinforza, che non so se si riesce a vedere. Ok, perfettamente. E questi sono uno e uno, due l'altro, ok? Ok, sono uguali? Esattamente identici. Poi avvicinati e qui possiamo vedere prima di tutto il filtro. Aspetta un momento. Eccolo qui. Possiamo vedere la cella del tweeter che è fatta con una bobina in aria, che è quella là, e con un condensatore in polipropilene, o poliestere, insomma un condensatore pregiato. Le altre bobine, quelle che stanno sui due woofer, sono col nucleo in ferrite, ok? Come sono marcate l'uscita e parte togli la mano Twitter? Tweeter up woofer e lì input e low woofer. Low woofer. Ok, e poi c'è il cavo che è questo, ok, questo cavo qui che è il cavo passante dell'Atmos. Ah, eccolo qua, questo è il cavo passante dell'Atmos. Il mobile è realizzato in modo molto massiccio perché possiamo vedere che ci sono vari rinforzi, vari set di rinforzo. C'è questo, ce n'è un altro, un terzo che sta dietro il tweeter. Il tweeter non l'abbiamo smontato perché era piuttosto delicato smontarlo e nella nostra filosofia di rispetto per i prodotti che non sono i nostri preferiamo non esagerare con lo smontaggio. Giusto Giulio? Giusto. Esattamente. Piuttosto ben fatto l'alloggiamento dei vari driver. Sì, tra l'altro notare il fatto che c'è questo primo layer, diciamo che è il pannello frontale, Sì. incollato c'è invece il mobile vero e proprio. È vero. E quindi il baffle è spesso più di 2 cm, secondo me arriviamo tranquillamente a 2 cm e mezzo. Ma comunque, insomma, non è una realizzazione fatta in maniera approssimativa. Assolutamente, per il prezzo di acquisto devo dire che è una realizzazione molto volevo buona. far vedere il dettaglio, diciamo, eccolo qui, del baffle che è leggermente a sbalzo rispetto al mobile. E poi facciamo vedere questa copertura del tweeter che è messa sicuramente per non far schiacciare la cupola dove c'è il punto esclamativo tipico di GBL. Eccolo qua. Tweeter con cupola in alluminio da 2,5 cm e poi lo abbiamo detto ampiamente e lo diremo ancora probabilmente nell'ascolto, questi sono i lobby con cui è modellata questa tromba che servono per rendere la dispersione Più omogenea possibile. Che faccio? Lo metto su un fianco così gli vediamo i bus reflex? Sì. Esatto. Ecco qua. E quindi questi sono i morsetti di ingresso che devo dire non sono di altissima qualità però, potevano fare qualcosina di più. Questi sono i morsetti per l'Atmos Sì. e questo è il grande tubo di accordo, il doppio tubo di accordo in bus reflex, eccolo qui, veramente grosso. Si vede? Ah, sì, certo. Così si vede molto meglio, Così si vede molto meglio. Esatto. Enorme tubo, d'accordo. Esatto.
E poi proseguendo, ancora Proseguendo qua c'è tappo. questo tappo, tolto il quale ci sono i morsetti che servono per mettere la cassa Atmos sopra Se la metti cassa un po' di frontale. luce pure qua. Certamente, eccola qua. Non guasta. Questi si svitano, sono uguali a quelli di sotto e hanno quel cavo passante che abbiamo visto. Va bene. Ok? Possiamo concludere questo interessante sventramento. Ciao! Quella è la camera. Quando le abbiamo installate Sì. per la prima volta, sono rimasto, devo dire, un po' perplesso perché mi sembrava che questa coppia di midwoofer fossero un po' troppo ingombranti, un po' eccessivamente presenti. E poi devo dire che con un po' di rodaggio, neanche troppo, si sono riequilibrate le cose e siamo arrivati ad una performance, io direi, assolutamente soddisfacente. Cosa mi porta a dire, qual è il ragionamento che mi viene da fare in questi casi? E ancora una volta quanto i diffusori di fascia, i componenti audio, perché questo sì è vero per i diffusori ma è vero anche un po' in generale, quanto i componenti audio di fascia entry level siano effettivamente migliorati. Il che non significa che si sono equiparati ai componenti di fascia high-end, e questo più passa il tempo, più apparecchi proviamo e più questa triste realtà viene fuori. Però onestamente questa performance di questi diffusori è notevole e mi piace anche il fatto che questi diffusori, se noi dobbiamo fare un paragone interno qui, viene automatico farlo con l'Indiana Line, certo. no? Perché comunque sono diffusori da pavimento, comunque sono diffusori che hanno una fascia di prezzo grosso modo simile, suonano molto diversi. Completamente. Suonano in maniera completamente diversa. Quindi la scelta, la possibilità di andarsi a scegliere, ad acquistare un suono, non è più esclusivamente appannaggio della fascia high-end, ma comincia a esserci anche nella fascia entry level, e questo mi sembra una cosa piuttosto interessante. Prima non era così, voglio dire, prima quando stavi nell'entry level ti dovevi accontentare, e qui invece insomma non ci si sta accontentando, è possibile fare delle scelte e questa cosa mi sembra interessante. Tra l'altro apprezzo molto il fatto che un'azienda come GBL voglia proprio aggredire un certo tipo di mercato in modo massiccio, e questo fa bene a tutti, perché se cresce il segmento, indipendentemente da chi lo fa crescere, è cosa buona sia per la fascia entry level che per la fascia media e per la fascia alta, che per i consumatori che hanno a disposizione una gamma e una serie di prodotti molto più ampia rispetto a prima. Se il settore cresce è buono per tutti, quindi che un'azienda come GBL si sia mossa e abbia fatto una linea così aggressiva dal punto di vista del prezzo, esteticamente molto piacevole, è secondo me un ottimo segnale per il mercato. Ecco, dal punto di vista del suono io le trovo classicamente GBL, rispetto alla serie Stage vecchia che io conosco. Hanno fatto parecchi passi avanti, del resto anche quelle di prima erano delle 2,5 vie ma avevano dei tagli diversi. Abbiamo visto nello sventramento che i woofer hanno delle membrane molto più sofisticate di prima, il litraggio è cambiato, quindi la cassa non è la stessa cassa con un make-up estetico, ma è frutto di una riprogettazione completa partendo da zero. Si vede del resto anche dalle basi fatte in questo modo che prima non c'erano, per cui come suonano? Suonano come suona una GBL, suonano... E questo, scusami se ti Sì. interrompo, Cambiamo camera, non è che assolutamente dici? banale. Voglio dire, quando uno dice il suono GBL, sta dicendo una cosa piuttosto precisa, ovviamente per chi sa di che cosa stiamo parlando. Riuscire a riproporre un suono in qualche maniera conforme, fedele
a questa gloriosa tradizione ad un prezzo così basso, con una, se vogliamo, declinazione estetica, tipologica così differente, insomma non è mica una cosa da poco, assolutamente no. E devo dire, in questo loro ci sono riusciti. Poi può piacere o non piacere il suono GBL, io ad esempio non sono un grande amante del suono GBL, ma banalmente perché la musica che normalmente ascolto forse non trae particolarmente beneficio da quel tipo di suono. Però mi rendo conto che sono diffusori molto divertenti, su generi che poi sono il solito terreno di battaglia di GBL, pop, rock, jazz, sono divertenti, sono gratificanti, c'è tanto corpo, c'è tanta massa e sì, forse parametri tipo velocità non sono esattamente il terreno di caccia di questo tipo di diffusori, ma tutto sommato chi se ne importa in un determinato contesto, e quindi il risultato mi sembra buono. Quello che ho trovato particolarmente apprezzabile, poi Cambiamo camera. ti lascio Le conclusioni. no, ti lascio l'altra metà dello spettro. No, quello che ho trovato veramente particolarmente riuscita è la faccenda della dispersione del Twitter, nel senso che queste Stage 2 si chiamano? Stage Sì. 2 260F. Sono in grado, con un po' di accurata messa a punto, di riprodurre un'immagine molto ben articolata su tutti i piani, ma la cosa interessante è che questa immagine è ampia e non ti richiede di rimanere fermo, immobile, fisso, esattamente in un punto per poterne godere. Insomma, è come se questi di Twitter ad ampia dispersione effettivamente funzionassero e facessero il loro. Sì, riguardo le basse frequenze, invece io ho da alzare la manina e da fare un warning perché l'energia è tanta, il condotto posteriore, come abbiamo già avuto modo di specificare, è doppio e non è assolutamente consigliabile attaccarle alla parete di fondo, ma hanno bisogno di una certa distanza di respiro, passatemi questo termine, per cui io al posizionamento in ambiente ci starei piuttosto attento, anche perché siccome il registro grave è abbondante, ce n'è tanto e va tra l'altro governato anche con un amplificatore che poi sia in grado di gestire questi due woofer, bisogna stare piuttosto attenti al posizionamento. Non pensate che se vi portate a casa due GBL grandi con due bei woofer, automaticamente avete delle basse frequenze inattaccabili. Esatto, perché moltissimo dipende poi da come vanno messe in ambiente, quindi dovete starci molto, molto attenti. Riguardo il mio punto di vista, io sono un collezionista di GBL, quindi ci ritrovo un po' certi dettami del suono GBL, gli SDC qui sono un vero piacere, divertentissimi, quindi certi tipi di musica, come ha detto Giulio, sono splendidi, sono tra l'altro molto molto adatte anche alle colonne sonore perché hanno tutta quella serie di parametri acustici all'ascolto che le consigliano anche per un uso cinema. Sono quindi delle casse che vanno bene un po' per tutto. È chiaro che vi devono piacere. Ha detto giustamente Giulio, finalmente anche la gamma entry level è una gamma nella quale scegliere. Io tra queste, le Indiana Line e un altro paio di diffusori entry level che ho ascoltato, ebbene sono 4 suoni completamente diversi per i quali va assolutamente fatta una prova di ascolto e è una scelta consapevole. Ecco. Certo. Mentre tu parlavi stavo Sì. pensando, ma se ci facessimo mandare i canali superiori e quello che serve per fare un ascolto in Dolby Atmos, sarebbe tanto bello. Poi però mi sono reso conto che questa stanza ha un soffitto non piatto, un soffitto completamente Qui dentro irregolare. non si potrebbe Temo fare. che non si potrebbe fare. No.
Qui dentro proprio non si può fare, Giulio, mi spiace. Neanche nell'altra sala perché il soffitto è inclinato e ci sono tutti i travetti, quindi io sono come sei posso dire, out dal mondo del Dolby Atmos. Esatto, che peccato. Peccato, per questa vita è andata così. Va bene. Va bene, allora subscribe, campanella, grazie di averci seguito e grazie a GBL di aver scelto proprio noi per fare questa anteprima di questa serie Stage 2. Ne siamo lusingati. Salutiamo qui, ciao 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 ciao.